Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare con questo nuovo contenuto, calciomercato in casa Napoli, soprattutto in uscita, ci sono alcune novità per quanto riguarda Simeone e Foloruscio. Ovviamente avete letto Nathan riscattato dal Betis con l'in bocca al lupo dell'SSC Napoli, Marianucci alle visite mediche oggi e quindi sarà a breve un calciatore del Napoli, nonché il recap nazionali, quelli che mi interessano a me, quelli che poi erano in sovrappeso, quelli che a 34 anni però è un rischio. Andiamo con calma, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dai nazionali e poi ci spostiamo sul calciomercato in uscita e la situazione Marianucci. Volevo un attimo spendere due parole per i nonnetti, quelli che erano in sovrappeso, quelli che ieri sera hanno vinto la partita contro il Galles. Belgio-Galles finita 4-3. Io ho solo visto i primi 5 minuti dell'Italia per poi spostarmi su un match che ne è valsa veramente la pena vedere, anche perché ero curioso come si svolgeva la situazione De Bruyne-Lukaku insieme, visto che li vedremo poi in maglia azzurra nel prossimo campionato. Un rigore procurato e segnato da Lukaku, rigore procurato da De Bruyne ovviamente, segnato da Lukaku, il primo gol del Belgio. De Bruyne ha orchestrato la partita per tutti i 90 minuti, per poi concedersi il gol finale all'88esimo. Io per ciò che ho visto sembra che De Bruyne, diciamo, pre e post infortunio non sia cambiato praticamente niente, perché ha avuto questo infortunio grave dove c'era scetticismo e non è cambiato praticamente niente. Visione di gioco, piede calibrato e poi a livello di personalità è uno che quando lo metti in campo comunque fa assolutamente la differenza, senza poi mettere in secondo piano i gol, gli assist, perché se il Belgio ieri ha portato a casa la partita comunque all'88esimo è gran parte merito di De Bruyne e Lukaku, quelli che erano in sovrappeso poco tempo fa e quelli che Magamma fa a 34 anni. Sarà bello vederli con la maglia azzurra al Napoli e non vedo assolutamente l'ora che inizi il campionato per, diciamo, commentarne le gesta, tutte e due in campo. Detto questo, infortuni, perché non sono tutte rose quelle che sono, diciamo, sbocciate da questi impegni nazionali, ma McTominay ha lasciato il ritiro con la Scozia ci fa sapere la Scozia ovviamente una lieve distorsione al ginocchio, non dovrebbe essere niente di grave, così come Lobotka indisponibile per quanto riguarda la sua di nazionale per strascichi ancora a quella botta alla caviglia che l'hanno tenuto ai box fine campionato in casa Napoli. Calciomercato in uscita, ci sono novità per quanto riguarda Foloruscio e Simeone, addirittura su Simeone abbiamo già detto che potrebbero esserci il Genoa e il Torino, ma si sta affacciando il Pisa, neopromossa, che ha messo diciamo sul mercato dai 13 ai 15 milioni per acquistare un attaccante, quindi potrebbe far gola Simeone e portarlo al Pisa. Vedremo poi se a livello economico sia vera la situazione dei 13 e 15 milioni, perché ovviamente e giustamente per quanto riguarda i calciatori che cedi e le qualità degli stessi il Napoli non deve far sconti praticamente a nessuno. Foloruscio farà ritorno a Napoli dopo aver trascorso gli ultimi 6 mesi in prestito alla Fiorentina, probabilmente però sarà solo un rientro momentaneo. Il classe 99 non è incluso nel progetto di Antonio Conte e ha diverse richieste da parte di club di Serie A. Una di questi è il Torino. In particolare, Foloruscio è stato richiesto espressamente dal nuovo tecnico Marco Baroni, che lo aveva già allenato ai tempi del Verona. L'allenatore granata ritiene Foloruscio uno dei punti cardine da cui far partire il progetto, per questo la società potrebbe avvicinarsi molto ai 10 milioni richiesti dal Napoli, 10 milioni che incassati e investiti tra Nathan e ovviamente Marianucci. Marianucci oggi alle visite mediche, lo accoglieremo, lo accoglierà anche il presidente con la firma sul contratto, sta facendo a quanto ho letto adesso
le visite mediche, ma era un acquisto telefonato, così come quello di De Bruyne, che a livello burocratico sta prendendo solo un po' più di tempo, ma arriverà l'ufficialità. Anche lì Nathan è stato riscattato dal Betis, lo sapevamo già a gennaio che il Betis comunque probabilmente l'avrebbe riscattato. Entrano i soldi di Nathan, si investono su Marianucci e quindi diciamo che a livello numerico e a livello economico cambia ben poco. Forse a livello tecnico vedremo poi Marianucci quanto spazio avrà. Il Napoli sembra essere interessato a prendere un altro centrale, si parla tanto di Beo ma 30-35 milioni, c'è l'apertura del calciatore, ma dobbiamo vedere se ci si accorda poi dal punto di vista economico con il Bologna. Marianucci comunque sarà uno dei centrali della prossima stagione in casa Napoli e quindi benvenuto assolutamente a Marianucci. A Nathan un in bocca al lupo, ma grandissimo, perché io ho ancora davanti agli occhi quella partita al Maradona con il Real Madrid dove Napoli e dove Nathan, scusate, fu l'MVP del match. Quindi qualcosa quel ragazzo aveva, scartato forse troppo presto, ha avuto anche, diciamo, non dalla sua parte un toto allenatori, 3 allenatori cambiati, poi è arrivato Conte, ma era già praticamente troppo tardi per valutare e diciamo decidere per la situazione liste non liste, per la situazione fare entrare calciatori che comunque Conte voleva a Napoli. È stato ceduto in prestito e ha fatto un grandissimo campionato, quindi assolutamente senza alcun rancore auguriamo a Nathan un bel proseguo di carriera, così come ha fatto il Napoli in maniera ufficiale. Detto questo, speriamo che gli infortuni dalla nazionale, soprattutto quello di Scott, perché le parole della Scozia sono queste: sembra che abbia subito una leggera distorsione al ginocchio, quindi sta avendo un po' di dolore, non sappiamo niente di più preciso. Ovviamente può tenere in allerta questa situazione, è il ginocchio, però è una piccola distorsione, una lieve distorsione, mettiamola come volete. Speriamo che c'è tutto il tempo, poi per fortuna, per recuperare, non avendo impegni, si va in vacanza e ritroveremo poi l'MVP del campionato di Serie A 2025-2026 sicuramente al 100% di condizione. Abbiamo fatto questo video di calciomercato e per fortuna senza parlare di Victor Osimhen, poi vedremo come si evolverà la situazione, ma sono contentissimo quest'oggi di aver visto De Bruyne e Lukaku insieme, nemmeno più sognandoli, ma aspettando solo il momento di rivederli tutti e due calcare il terreno del Maradona, facendo praticamente i buchi a terra. Sempre forza Napoli, cari ragazzi, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!